Fermati un attimo, ti senti svuotato, confuso, come se stessi lottando contro qualcosa che non riesci nemmeno a definire. Ascoltami bene, non sei tu il problema, sono loro, le persone tossiche che ti stanno prosciugando l'anima giorno dopo giorno. E oggi smaschereremo ogni singola tattica che usano contro di te. Sei pronto? Perché quello che sto per rivelarti cambierà per sempre il modo in cui vedi le relazioni nella tua vita. 5 segnali brutalmente evidenti, 0 illusioni. Ti buttano giù a ogni occasione. Non è quello che ti succede, ma come reagisci a quello che ti succede che conta. Epitteto, dimmi una cosa. Quando è stata l'ultima volta che hai lasciato una conversazione con qualcuno sentendoti davvero bene con te stesso? Non riesci a ricordare, vero? Ecco il primo segnale brutale. Le persone tossiche ti buttano giù a ogni occasione. Non è mai solo una battuta. Non è mai non volevo dire quello. È strategico, è calcolato, è intenzionale. Inizia sempre in modo sottile. Una frecciatina sulla tua carriera. Un commento sarcastico sui tuoi sogni. Una risatina quando condividi un traguardo. Stavo solo scherzando, dicono. Ma tu senti il veleno. Lo senti nelle ossa. E piano piano quella vocina nella tua testa, quella che prima non c'era, inizia a parlare. Non sei abbastanza bravo, sussurra. Non ce la farai mai, ripete. Quella voce l'hanno piantata loro. Ti stanno riprogrammando per fallire, per non farti crescere, per non brillare mai più di loro. Ascolta, questo non succede per caso. Questa è una strategia precisa. Sanno esattamente come colpirti dove fa più male. Ti ricordi quando hai condiviso quella tua idea geniale? Come ti hanno guardato? Come hanno risposto? Ma sei sicuro che funzionerà? Non ti sembra un po' troppo ambizioso? Tanta gente ci ha già provato e non ci è riuscita. Ogni parola è come un piccolo ago che buca il palloncino dei tuoi sogni. Ma sai qual è la parte più insidiosa? Lo fanno sembrare un consiglio. Te lo dico per il tuo bene. Non voglio che tu rimanga deluso. Sono realistico, tu sei troppo ottimista. Bugie. Tutte bugie. Perché sai qual è la verità? Ti buttano giù perché la tua luce li acceca. I tuoi sogni li spaventano. Il tuo potenziale gli ricorda tutto quello che loro non sono riusciti a diventare. Hanno paura che tu possa farcela. Hanno paura che tu possa diventare tutto quello che loro non sono mai riusciti a essere. E quindi ti sabotano, pezzo per pezzo. Sogno dopo sogno, ma ascolta bene questa verità. Tu non sei responsabile delle loro insicurezze. Non devi restare piccolo per far sentire loro grandi. Non devi spegnere i tuoi sogni per illuminare la loro mediocrità. Non devi camminare in punta di piedi nella tua stessa vita per paura di disturbare la loro fragilità. Ecco cosa devi fare. La prossima volta che qualcuno cerca di buttarti giù, fermati, respira. E chiediti, questa persona vuole davvero il mio bene o sta proteggendo la propria mediocrità? Se qualcuno ti fa sentire inadeguato costantemente, se minimizza i tuoi successi, se ride dei tuoi sogni, quella persona deve uscire dalla tua vita, immediatamente, perché tu meriti di essere circondato da persone che celebrano i tuoi traguardi, non da quelle che li sabotano, persone che ti spingono a volare più alto, non che ti tagliano le ali. Ti fanno impazzire con i loro giochi mentali. Hai potere su ciò che pensi, non sugli eventi esterni. Renditi conto di questo e troverai forza. Marco Aurelio, senti quella sensazione? Quella di camminare sui gusci d'uovo ogni volta che sei con loro? Un momento va tutto bene, il momento dopo ti ritrovi a scusarti per cose che non hai nemmeno fatto. Benvenuto nell'inferno della manipolazione emotiva. I manipolatori sono artisti, maestri nel farti dubitare della tua stessa realtà, ti fanno sentire pazzo, ti fanno credere che stai esagerando. Sei troppo sensibile, dicono, ti fai troppi problemi e tu inizi a crederci. Ma sai qual è la cosa più perversa? All'inizio sembra che si preoccupino per te. Non volevo farti del male. Sono preoccupato per te. Forse dovresti parlare con qualcuno. Ti convincono che il problema sei tu, che sei tu quello che non capisce, che sei tu quello che ha problemi. Inizia sempre così.
piccoli commenti che ti destabilizzano, situazioni che vengono distorte, la tua versione dei fatti che viene messa in discussione. Non ho mai detto quello. Te lo stai immaginando. Stai drammatizzando. Questo si chiama gaslighting. È una forma di abuso psicologico. Ti ricordi quando gli hai detto chiaramente che quella cosa ti aveva ferito? Come ha reagito? Non ho mai detto quello. Stai esagerando. Non è successo così. E tu? Tu hai iniziato a dubitare di te stesso, a pensare che magari avevi capito male, che magari eri tu quello che si faceva ai film, ma la verità è che ti ricordi perfettamente quello che è successo. Ti ricordi ogni parola, ogni gesto, ogni espressione. Eppure loro riescono a farti dubitare anche di questo. Poi c'è il gioco della vittima. Ogni volta che provi a difenderti, loro diventano i feriti. Tu diventi il cattivo. La situazione si ribalta e ti ritrovi a consolarli invece di far valere i tuoi diritti. Non posso credere che tu mi stia accusando di questo, dopo tutto quello che ho fatto per te. Mi stai spezzando il cuore. E tu ti senti un mostro. Ti senti in colpa per aver osato difenderti, per aver osato dire la tua verità. È un gioco mentale spietato e più tempo passi con loro, più perdi il contatto con la tua verità. Inizi a chiederti: sono io quello sbagliato? Sono io quello che esagera? Sono io quello che ha problemi? Ma ecco quello che devi capire. Questa confusione non è casuale, è voluta. Vogliono che dubiti di te stesso. Vogliono che tu perda la bussola. Perché quando sei confuso, sei più facile da controllare. Quando non ti fidi più del tuo istinto, quando non ti fidi più delle tue emozioni, quando non ti fidi più della tua memoria. Sei completamente nelle loro mani. Ma ascolta, le tue emozioni sono valide, la tua realtà è reale, i tuoi sentimenti contano. Nessuno ha il diritto di farti dubitare di quello che provi, nessuno ha il diritto di distorcere la verità per controllarti. Se ti ritrovi costantemente a giustificare le tue emozioni, a scusarti per i tuoi sentimenti, a dubitare della tua stessa sanità mentale, stai subendo manipolazione. E l'unica cura è la distanza. Non puoi ragionare con un manipolatore. Non puoi spiegargli perché ha torto. Perché per lui avere ragione non è l'obiettivo. L'obiettivo è il controllo. Su di te riprendi il controllo, riprendi la tua verità. Riprendi il tuo potere. Spariscono e riappaiono come fantasmi. È impossibile per un uomo imparare ciò che crede già di sapere. Epitteto. Ora voglio che fai questo esercizio mentale. Pensa all'ultima volta che quella persona ti ha cercato, davvero cercato, non per chiederti un favore, non perché aveva bisogno di sfogarsi, non perché era in crisi, solo perché voleva sapere come stavi. Non ci riesci, vero? Ecco il secondo segnale. Sono vampiri emotivi travestiti da amici. Spariscono per settimane, mesi. Silenzio totale, come se fossi morto per loro. Ma non appena hanno bisogno di qualcosa, boom, eccoli di nuovo. Ciao, come stai? Senti, ho bisogno di... E tu? Tu ci caschi ogni volta, perché sei una brava persona, perché credi nel dare senza ricevere. Ma loro hanno trasformato la tua generosità in un bancomat emotivo. Ti ricordi l'ultima volta che hai avuto una giornata terribile? Magari avevi perso il lavoro, o era finita una relazione importante, o avevi ricevuto brutte notizie dal dottore. Chi hai chiamato? E soprattutto, chi ti ha risposto? Scommetto che alcune persone erano troppo occupate per te. Avevano una giornata difficile anche loro. Non era il momento giusto. Ma pensa bene, quando sono loro in difficoltà, quando hanno loro bisogno di sfogarsi, quando hanno loro una crisi esistenziale, tu dove sei? Lì, sempre lì, a disposizione, pronto ad ascoltare, a consolare, a risolvere. È questo che mi spezza il cuore. Tu sei sempre disponibile per gli altri, ma gli altri non sono mai disponibili per te. Quando tu hai bisogno di supporto, quando tu attraversi un momento difficile, quando tu hai bisogno di qualcuno che ti ascolti, dove sono? Occupati, indaffarati, troppo presi dalla loro vita. Ma aspetta, c'è di più. Non solo spariscono quando hai bisogno, riappaiono sempre con una scusa perfetta. Scusa, non avevo visto il messaggio.
Sono stato impegnato fino a sopra i capelli. Volevo chiamarti, ma sai com'è. E tu cosa fai? Li perdoni? Ogni volta. Perché dentro di te speri ancora che la prossima volta sarà diversa, che la prossima volta saranno presenti, che la prossima volta ti daranno quello di cui hai bisogno. Ma la verità è che non cambieranno mai, perché per loro va bene così. Questa non è amicizia, questo è sfruttamento. Una vera relazione è reciproca, è dare e ricevere, è essere presenti nei momenti belli e in quelli brutti, è interessarsi alla giornata dell'altro senza secondi fini, è dire come stai e voler davvero sentire la risposta. Se qualcuno si fa vivo solo quando gli conviene, quella persona non ti ama, ti usa e tu meriti molto, ma molto di più. Meriti persone che ti cercano anche quando non hanno bisogno di niente, che si interessano alla tua giornata senza secondi fini, che rimangono anche quando non possono ottenere nulla da te. Smetti di essere il piano B di qualcuno, smetti di essere un'opzione. Tu sei una priorità e se loro non lo capiscono è ora di trovare persone che lo fanno. Ti succhiano tutta l'energia come aspirapolveri. Ogni nuovo inizio nasce dalla fine di qualche altro inizio. Seneca. Ti è mai capitato di sentirti completamente svuotato dopo aver passato del tempo con qualcuno? Non fisicamente stanco, spiritualmente vuoto, come se avessi corso una maratona, ma nella tua anima. Congratulazioni, hai appena incontrato un vampiro energetico. Queste persone sono pozzi senza fondo, aspirano la tua energia vitale, la tua gioia, la tua pace interiore. Ma ecco la cosa che mi fa più rabbia, non se ne rendono nemmeno conto, o meglio, fanno finta di non rendersene conto. Ogni conversazione è un monologo sui loro problemi. Ogni incontro diventa una sessione di terapia gratuita dove tu sei il terapeuta e loro il paziente eterno. Ti devo raccontare cosa mi è successo oggi? Non sai cosa mi ha fatto mio marito. Sono così stressata per il lavoro. E tu? Tu ascolti, come sempre, perché sei una brava persona. Ma aspetta un momento. Quando è stata l'ultima volta che ti hanno chiesto «E tu come stai?» E soprattutto, quando è stata l'ultima volta che hanno aspettato davvero la risposta? Non succede mai, vero? Perché per loro tu non esisti come persona. Tu esisti come funzione. La funzione di ascoltare, di consolare, di risolvere i loro problemi. Ma ecco la cosa più crudele. Non migliorano mai, non cambiano mai, non crescono mai. Perché? Perché non vogliono guarire. Vogliono solo qualcuno che ascolti, che assorba, che si faccia carico del loro peso emotivo. Ti ricordi i consigli che gli hai dato? Quante ore hai passato a cercare di aiutarli? Quante soluzioni pratiche gli hai suggerito? Li hanno mai seguiti? Hanno mai messo in pratica almeno uno dei tuoi consigli? No, mai. Perché il loro obiettivo non è risolvere i problemi. Il loro obiettivo è scaricare i problemi su di te. Tu dai. E loro prendono. Alla fine della giornata tu sei esausto e loro stanno benissimo. Sai perché? Perché hanno appena scaricato tutto il loro stress emotivo su di te. Adesso si sentono leggeri, liberi, rinnovati. E tu ti senti come se ti fosse passato sopra un camion. Questa non è condivisione. Questa è parassitismo emotivo. Ma c'è di più. Non solo ti prosciugano emotivamente, ti fanno anche sentire in colpa se non sei sempre disponibile. Ma io ho bisogno di te. Sei l'unica persona che mi capisce. Non posso parlare di queste cose con nessun altro. Ti fanno sentire speciale, indispensabile. Ti fanno credere che senza di te crollerebbero. Ma è una bugia. È manipolazione emotiva. Sono sopravvissuti benissimo prima di conoscerti e sopravviveranno benissimo dopo. Una relazione sana è un scambio di energia. Tu dai supporto, loro danno supporto. Tu ascolti, loro ascoltano. Tu sei presente per loro sono presenti per te. Ma con i vampiri energetici il flusso va sempre in una direzione, da te a loro. E sai qual è il risultato? Inizi a perdere te stesso, la tua energia, la tua gioia di vivere. Inizi a sentirti come un guscio vuoto, come se la persona che eri prima non esistesse più, perché loro l'hanno risucchiata.
Ma tu non sei un serbatoio infinito. Tu non sei un distributore automatico di energia. Hai il diritto di proteggerti. Hai il diritto di dire no, oggi non posso. Hai il diritto di preservare la tua pace mentale. La tua energia è sacra. È il carburante della tua vita, dei tuoi sogni, della tua felicità. Non permettere a nessuno di prosciugarla. Circondati di persone che ti ricaricano, non di quelle che ti scaricano. Spargono caos ovunque vanno. Non puoi controllare quello che succede, ma puoi controllare come reagisci a quello che succede. Epitteto. L'ultimo segnale è forse il più devastante di tutti. Conosci quelle persone che sembrano attirare il caos come una calamita? Dove vanno loro, va il dramma. Dove si siedono loro, nasce il conflitto. Non è sfortuna, non è coincidenza, è intenzionale. Queste persone vivono per il caos, si nutrono di conflitto, respirano tensione. Senza dramma si sentono vuote, invisibili, irrilevanti. Quindi lo creano costantemente. Ma sai qual è la cosa più assurda? Loro si mostrano sempre come le vittime. Non so perché mi succedono sempre queste cose. Sono sfortunata. La gente ce l'ha con me. Ma se guardi bene, se osservi con attenzione, noterai un pattern. Il denominatore comune di tutti questi problemi sono loro. Una conversazione normale diventa una guerra. Un piccolo malinteso diventa una tragedia shakespeariana. Un commento innocente diventa un attacco personale. Ti ricordi quella volta a cena con gli amici? Tutto procedeva tranquillo, si rideva, si scherzava, finché non sono arrivati loro. Improvvisamente qualcuno ha detto qualcosa che non andava bene. Qualcun altro ha fatto un gesto che è stato interpretato male. E boom, guerra totale. La serata è rovinata. Gli amici se ne vanno a casa arrabbiati. E loro sono al centro dell'attenzione. Missione compiuta. Ma il punto non è mai risolvere il problema. Il punto è mantenere il problema. Perché finché c'è caos, loro sono al centro dell'attenzione. Finché c'è conflitto, loro controllano la situazione. Ti ritrovi costantemente a cercare di spegnere incendi che loro hanno appiccato, a mediare conflitti che loro hanno creato, a risolvere problemi che esistono solo nella loro testa. E sai qual è la parte più frustrante? Appena risolvi un problema, ne creano un altro. Non è mai finita. Non c'è mai pace. Non c'è mai un momento di tranquillità, perché la tranquillità per loro è morte, è invisibilità, è irrilevanza. Hanno bisogno del dramma come l'aria per respirare. Ma ascolta, c'è una cosa che devi capire. Questo non è normale comportamento umano. Una persona equilibrata cerca la pace, cerca l'armonia, cerca soluzioni. Una persona equilibrata, quando c'è un problema, lavora per risolverlo, non per alimentarlo. Una persona tossica cerca il caos, cerca il conflitto, cerca attenzione. E indovina chi paga il prezzo? Tu, la tua pace mentale, la tua serenità, la tua energia vitale. Ti ritrovi sempre in stato di allerta, sempre pronto all'emergenza, sempre con l'ansia che possa succedere qualcosa. Non riesci mai a rilassarti completamente quando loro sono presenti, perché sai che prima o poi scoppierà il casino. E questo è esaustivo. È tossico, è insostenibile. Ma la cosa più pericolosa è che inizi ad abituarti. Inizi a pensare che sia normale vivere così, che sia normale avere sempre un dramma in corso, che sia normale non avere mai pace. Ma non è normale. Non è così che dovrebbe essere la vita. Tu meriti pace, meriti tranquillità, meriti di poterti rilassare senza temere che qualcuno crei un casino dal nulla. Ascolta bene. Non sei responsabile della loro instabilità emotiva. Non devi sacrificare la tua pace per alimentare il loro bisogno di dramma. Meriti relazioni che ti portano calma, non tempesta, stabilità, non caos, crescita, non distruzione. È ora di smettere di partecipare ai loro giochi. È ora di proteggere la tua pace. È ora di scegliere te stesso. Ora lo sai. Ora hai visto la verità nuda e cruda. Queste 5 tipologie di persone tossiche stanno sabotando la tua vita, i tuoi sogni, la tua felicità. E sai qual è la parte più difficile? Forse riconosci qualcuno, forse sono persone a cui tieni, persone che ami,
Ma ecco la verità che nessuno vuole dirti. L'amore non basta. L'amore senza rispetto è tossico. L'amore senza reciprocità è distruttivo. Tu non puoi salvare nessuno. Non puoi cambiare nessuno. Puoi solo scegliere chi merita un posto nella tua vita. E la tua vita, la tua preziosissima, unica, irripetibile vita, merita solo persone che ti celebrano, ti supportano, ti ispirano a diventare la migliore versione di te stesso. Non accontentarti, non giustificare, non sopportare. Scegli te stesso, scegli la tua pace, scegli la tua felicità, perché alla fine l'unica persona responsabile della qualità della tua vita sei tu. E tu meriti il meglio, sempre. Se hai trovato valore in questo messaggio, potrebbe interessarti uno di questi 2 video.